Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, io sono Riccardo, oggi farò la recensione e l'unboxing della saldatrice a filo della Parkside, è il modello senza gas, il modello in questione è PFDS33B3, è una saldatrice che utilizza il filo animato, appunto senza gas. Io non so saldare, non ho mai utilizzato una saldatrice a gas, a filo, e oggi mi ci cimento perché l'ho comprata, perché devo costruire una cosa in metallo e mi hanno consigliato che per le spessori sottili questa è la migliore, quindi apro la confezione e mi avventuro in questo test di saldatura. Voi, se sapete saldare e cercate una saldatrice del genere, da come si comporta capirete se è buona oppure no. Sicuramente non dovete basarvi sul risultato delle mie saldature, perché non avendo mai saldato fino adesso con questo tipo di saldatrice e forse 2 o 3 volte con quella d'elettrodo, sicuramente non saranno dei risultati attendibili. Io invece vi faccio, ripeto più volte, la dimostrazione di come si comporta lei. Quindi non mi criticate e non mi aggredite, perché lo sto dicendo già da prima, non so saldare. Vado, apro la confezione ragazzi, vediamo com'è. Taglio quindi lo scotch. Vi ricordo, quando tagliate lo scotch su questo tipo di imballaggi, di fare attenzione che all'interno ci può essere sempre qualche cavo elettrico, quindi io solitamente taglio la prima parte, taglio le 2 parti laterali a destra e a sinistra e poi, una volta fatto questo, col dito lo apro. Perfetto, i cavi effettivamente erano abbastanza. Questo è tutto ciò che sarà all'interno della confezione, quindi il martellino con le spazzole, con le setole metalliche per non muovere le scorie, una maschera da assemblare con il vetrino qua all'interno di questa scatolina, il manuale di istruzione da leggere e conservare perché contiene sempre informazioni utilissime, degli adattatori per utilizzare diversi spessori di filo, poi ovviamente la torcia e il cavo per la massa, oltre ovviamente all'alimentazione elettrica. Questa saldatrice ha una rotella sulla parte frontale che ci serve a regolare la velocità di scorrimento del cavo, e poi l'impostazione della potenza, oltre al tasto di accensione e spegnimento ovviamente. L'impostazione della potenza va regolata seguendo questo schema, quindi con il tasto numero 1 premuto e il minimo e massimo impostato appunto sul minimo avremo 40 A. Se invece lo mettiamo sul max, sempre con modalità 1, avremo 55 A. Se mettiamo modalità 2 sul minimo avremo 70 A e su max avremo 90 A. Quindi in questo modo regoleremo praticamente la potenza della macchina dopo averla accesa ovviamente. Vi faccio vedere anche la parte interna. Questa macchina si apre sollevando il coperchio che però si apre solamente se facciamo scorrere verso alto questo fiolo e l'altro dal lato opposto, quindi si solleva e all'interno abbiamo la bobina con il filo. Questo è il filo che loro danno in dotazione, che a quanto pare non è granché, quindi io mi sono già munito di un altro filo e lo sostituirò fra poco. Vi farò vedere pure come si inserisce e come si mette in funzione la macchina. L'etichetta della bobina va sempre inserita verso il basso. La sostituzione quindi della bobina va fatta semplicemente così. Dopodiché si prende il filo che è incastrato in questa rientranza sulla bobina, si sgancia e si infila qua dentro. Per poter far scorrere il cavo la macchina arriva in questa posizione, bisogna allentare questo, aprirlo ed allargare questa parte. Qua sotto c'è una rotella con delle misure, io ho letto anche sul manuale di istruzione, ci sono riportate 3 misure, sono 0,8, 0,9 ed 1 mm, quindi andrà bene per tutte e tre. Qua invece è riportato solamente 0,6, quindi questa è da utilizzare per il filo più sottile e questa di qua va bene per tutti e tre gli spessori. Quindi si inserisce questa di qua e poi si mette il coperchio facendolo ruotare, dopodiché
libero il filo senza lasciarlo mai perché si svolgerebbe tutto rapidamente. Con una tenaglia taglio un'estremità, lo faccio ruotare e lo inserisco all'interno di questo tubicino. Come vedete il filo, faccio lo zoom così lo vedete meglio, il filo arriva da questa parte ed entra qua, che è l'alloggiamento per arrivare poi all'estremità della torcia. A questo punto continuo a spingere un pochettino, ok, spingo un poco, mi assicuro che combaci con la rientranza, dopodiché lo chiudo. Ok, è un pochettino macchinoso questo sistema, però sono riuscito alla fine a bloccarlo per bene. Stringo queste vite, perfetto, dopodiché dopo aver stretto per bene è tutto pronto per essere utilizzato. Prima di fare però il collegamento con la corrente elettrica bisogna fare in modo che questo cavo non sia così attorcigliato, quindi bisogna distenderlo o sul pavimento o farlo scorrere in modo comunque che non abbia molte curve. Adesso sostituirò la parte terminale della torcia, questo di qua era 0,6, inserirò quello da 0,8 perché il filo, questo animato della Tailwind, è 0,8, quindi una volta sostituito posso accenderlo e vi faccio vedere come la macchina automaticamente farà uscire all'estremità il filo animato. Ho deciso di aprire il coperchio per darvi la possibilità di farvi vedere come funziona dall'interno, quindi ripremo il tasto, il filo al momento è ben disteso, il filo che arriva alla torcia, quindi non dovrebbe avere difficoltà ad arrivare. Aumento la velocità di scorrimento e slitta. Non so che errore avevo commesso, però non riuscivo praticamente il filo era arrivato all'estremità ma non riuscivo a superare questo ostacolo. Invece adesso, come vedete, scorre perfettamente. Va bene, questo mi era preso un colpo, come si suol dire. Quindi adesso che è montata posso procedere a fare questo esperimento di saldatura. Prima di cominciare intanto vi ricordo che dovete sempre utilizzare le protezioni necessarie, quindi guanti in pelle e la mascherina per la protezione degli occhi. Questa attrezzatura è un'attrezzatura destinata agli hobbisti, quindi se io che sono hobbista riesco ad ottenere dei buoni risultati, so che non ci riuscirò, è un esempio, anche gli altri hobbisti possono utilizzarla. Quindi indosso i guanti e procedo. Ok, ho impostato la saldatrice a 70 A e provo a fare un paio di cordoni di saldatura su questo scatolato di ferro, è 1,5 mm di spessore e vediamo come va. La velocità di scorrimento del filo è impostata a 4. È la prima volta in assoluto che utilizzo una saldatrice a filo, comunque sono scarso anche con quella ad elettrodo, però se qualcuno deve prendersi la colpa di questa saldatura devo essere io e non la saldatrice. Va bene, non è granché, anzi è alquanto scadente, quindi riprovo mettendo la potenza leggermente più alta, quindi da 70 a 90 A.
sembra leggermente meglio, ma dovete giudicare voi, eh. Ok ragazzi, ho fatto diverse prove prima di continuare questa recensione. La volta precedente mi si è scaricata la batteria e non sono riuscito a continuare. Adesso vi posso dire che ho impostato la macchina a praticamente 90 A, velocità di scorrimento del cavo 7, e proverò a saldare due pezzi di metallo, sono dello spessore di 1,5 mm. Provo a completare questa parte di dietro. Ok, diciamo che salda in un modo o nell'altro, la macchina salda a 90 A, però se io riduco gli ampere non ho questo risultato. Provo a fare un'altra saldatura, vediamo di nuovo. Questo è il pezzo che sono riuscito a saldare. Provo dall'altro lato. Va bene, cioè va bene, va bene per quello che riesco a fare io. Adesso proverò ad unire queste due squadre di metallo e ferro zincato. Inizio da 70 A, vediamo se riesco a ottenere una saldatura pure qua. Questo era 70 A, lo metto a 90. Senza dubbio 90 A è la potenza migliore.
Adesso proverò a saldare questa vite su questa squadra. Scusate, ero con la sinistra, non che con la destra sia andata meglio, ma la sinistra è disastrosa. Allora provo a pulirlo. Va bene, nel suo piccolo diciamo che questa saldatrice riesce, non dico a lavorare bene, ma sicuramente a unire dei pezzi di ferro piccoli, leggeri. Secondo me è riuscita a saldarla, si è rotta solamente negli ultimi colpi, ma forse sarà la quarta volta che la uso e sempre in questo modo, non ho mai fatto saldature vere, saldature serie da nessuna parte, quindi per ora posso dire che sta saldando bene in mano ad un incompetente, quindi nulla da rimproverare al momento. Va bene, può bastare per ora. Quindi ragazzi, che dire? Ha unito questi due pezzi di ferro, li ha uniti bene, sono saldi e robusti fra di loro, li ha uniti tutti. Non li ha uniti esteticamente bene, questo è da ammettere, non sono delle saldature belle da vedere, però sono delle saldature che un hobbista fa quando ha bisogno di unire semplicemente dei pezzi fra di loro. Se io sto costruendo una struttura e ho bisogno di questa forma, do due punti di saldatura, la unisco e proseguo nel mio lavoro. Quindi diciamo che ci aiuta in casa, ci aiuta nel nostro garage. E questo non è dedicato ai professionisti, quindi noi ci permettiamo di fare queste saldature perché siamo degli hobbisti e ce le teniamo per noi. Se io avessi più esperienza, dato che ho cominciato da pochissimo, sarà da quando è uscita l'ultimo volantino della Lidl in cui c'era la saldatrice a filo in vendita, quindi pochissimo, l'avrò usata un 4-5 volte. Sono riuscito a ottenere queste unioni, non le voglio chiamare saldature, queste unioni di parti metalliche. Chi invece ha più esperienza sicuramente riuscirà a fare dei lavori e delle saldature molto più belle, perché la saldatrice a 90 A però la verità è riuscita ad ottenerli così. 40 A non lo so per cosa usarla, forse lamiere molto molto più sottili, e poi da 70 in su diciamo che lavora bene. Quindi se vi serve, la settimana prossima la trovate in vendita, sapete come funziona e se volete la comprate, se no passate a attrezzatura più professionale e utilizzate quella. E non mi resta che salutarvi e ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, ricordarvi di iscrivervi al mio canale e attivare la notifica cliccando sulla campanella. Quindi ci vediamo, ciao da Riccardo e alla prossima recensione.